Buongiorno a tutti. Io sono Rodolfo Parlati, coach professionista e leadership trainer. E oggi ho il piacere di introdurre una persona che conosco oramai da tanti anni, con cui ho il piacere di condividere spesso dei contenuti e delle visioni sulle nostre attività. Abbiamo spesso occasione di parlare di tanti argomenti interessanti e oggi ne abbiamo trovato uno in comune, che è il tempo, la gestione efficace del tempo. E questo dà proprio il titolo al video che stiamo realizzando oggi, che è il ritmo della vita, cioè come il tempo scandisce il ritmo della vita di ognuno di noi, perché il tempo è la risorsa più importante che abbiamo, non sono altre cose come ognuno potrebbe pensare, ma è proprio il tempo. E oggi ho il piacere di introdurre Domenico Sepe, che è un maestro di canto ed un educatore. Buongiorno Domenico. Buongiorno Ciao, caro grazie, Rodolfo, buongiorno. grazie di essere Grazie a te, qui grazie a te. con noi, è sempre un piacere. Bene, dicevamo del tempo. Diciamo che il tempo, essendo la risorsa più importante che abbiamo, non andrebbe semplicemente spesa, no? Come si dice, io prendo del tempo, passo del tempo in questo modo, ma andrebbe investito tempo, visto che è una risorsa scarsa e è limitata. Molto spesso tendiamo un po' a confondere le attività che facciamo, perché ogni persona è presa da mille cose, no? Che sono impegni lavorativi, personali, familiari, ma non tutte le attività che facciamo, che ci coinvolgono, sono importanti. E spesso si tende a confondere l'urgenza con l'importanza, ma non tutte le attività che sono urgenti sono importanti. Betty invece ha dimostrato che le attività che contribuiscono alla nostra crescita personale, al nostro sviluppo, sono quelle importanti, ma che non sono necessariamente urgenti. Ci sono le attività che noi possiamo pianificare, riguardano quelle legate all'apprendimento, per esempio, no? Allo sviluppo continuo, attività come anche la meditazione, no? Che danno quel senso di pace interiore con noi stessi e con il mondo che ci circonda. E in particolare di questo poi vorrei parlare con te, perché imparare a gestire il tempo non è una cosa solamente dedicata agli adulti, ma il tempo bisogna imparare a gestirlo fin da piccole. E qui Certo. entri in gioco tu. Certo, certo. È molto bello e interessante, quindi legare questo aspetto non solo all'educazione dei bambini, ma anche alla musica, perché la musica non è semplice intrattenimento, ma è un'educazione, no? È un ascoltare se stessi, un ascoltare il mondo che ci circonda con il suo gran numero di suoni diversi che ci circondano, no? Il suono e la musica si trova dappertutto. Certo, certo, io ho a che fare con, nel mio lavoro di insegnante di canto ed educatore anche, perché comunque l'insegnamento è sempre, va sempre lì. Cioè, molte volte vedo persone, sai, che mi dicono, è il canto, è come se fosse solo un fattore ludico. Invece non è così. Anzi, tramite la musica, noi riusciamo a sviluppare delle capacità cognitive, anche oculomanuali. Ormai sappiamo bene, diciamo, io e te che lavoriamo anche, diciamo, in questo campo, no, delle intelligenze multiple di Gardner. Cioè, ci sarebbe tanto da parlare, non finiremmo mai. Puntiamo sul ritmo, ecco, ritmo della vita. Io quando insegno canto, anche quando sto all'asilo, che insegno ai bambini, faccio insegnamento di gruppo. Il ritmo, che cos'è? Cioè, cosa insegno io loro? Che cos'è il ritmo? Non è solo una questione prettamente musicale, ovvero la musicalità riguardante il tempo, il ritmo. Noi ce l'abbiamo dalla nascita, cioè da quando siamo stati creati. Quindi eh,
il battito del nostro cuore, il ritmo, cioè noi siamo un ritmo vivente, siamo degli organismi che vanno a un determinato ritmo. Ora, l'essere umano ha la bella capacità di non andare a un ritmo, cioè a un tempo solamente, no? Cioè, abbiamo il battiti per minuto, quello che vediamo anche in campo medico, oltre che in campo musicale. Quindi il nostro cuore più o meno va a 60 battiti Ah, per minuto. Noi invece abbiamo la capacità mentale, in questo caso, oltre che fisica, di poter accelerare o decelerare questi battiti. Come dicevi tu prima per lo yoga, no? La capacità fisica nello yoga è anche quella, di, per esempio, di poter abbassare i battiti rispetto a battiti la norma, diciamo così, che vengono, ah, che avvengono, cioè poi possiamo anche o diminuire o aumentare il battito del nostro cuore. Ecco, allo stesso modo aumentiamo o diminuiamo il tempo, la velocità del tempo con cui passiamo poi le nostre giornate. Ecco cosa insegno io ai ragazzi. Se io insegno ad andare a 60 bpm, ok, 60 battiti al minuto, e poi dico, ok, facciamo un ritmo più veloce, insegno loro che oltre nello strumento in sé, diciamo che usano lo strumento di percussione che usano e capiscono dove devono andare a parare col tempo, in questo frangente io insegno anche a far capire dove devono andare a parare con la vita proprio, cioè un ritmo di vita. Uno quando si sveglia la mattina non può andare già a 3000 o diciamo, detta in maniera metronomica a 200, a 200 ah, bpm, no? Non puoi andare subito a 3000. Questo però purtroppo è una condizione che viviamo oggigiorno tutti quanti noi, specialmente gli adulti, che si alzano la mattina, devono andare a lavorare, oddio, devono fare tutto di fretta. Il bambino che si sveglia vicino ad un adulto che va già a 200 e il bambino è già rapido di suo, perché il bambino ha una prestanza fisica che un adulto dopo i 40 anni più o meno comincia a perdere. Invece un bambino ha una prestanza fisica che porta lui ad avere un ritmo già elevato di suo. Ma mm, se incontra un adulto, ovvero dei genitori, che vanno a un ritmo ancora più elevato, il bambino non farà altro che deragliare, diciamo noi, ovvero non capire determinate cose che con la crescita poi piano piano si assimilano. Invece così non assimila nulla a un bambino, perché andando troppo veloce non se le gode neanche le cose da mm, piccolo, no? certo, certo. Quindi per me parlare di ritmo significa, diciamo, il ritmo ha tre fondamentali. La prima è la velocità, ovvero che le persone, almeno per quanto riguarda, diciamo, nel mio lavoro con i miei allievi, le persone devono capire che ci sono varie velocità. Ogni cosa che noi facciamo nella vita ha una sua velocità, un suo modus vivendi, ecco, chiamiamolo così. Quindi queste velocità però, c'è un perché sulla velocità del ritmo. Il ritmo non viene percepito sempre allo stesso modo e Mm, lì c'è un fattore molto interessante, perché ad esempio io faccio fare degli esercizi, che ne so, ecco, mo prendo un attimo le bacchette, no? Ad esempio io faccio fare con le bacchette e dico, ok, dico all'allievo, vai a 60 bpm, segui il metronomo con le bacchette. Lui lo segue, poi lo metto a 100, lui lo segue a 100, dopo lo riporto a 60. Quando gli vado a chiedere, senza che gli dico che l'ho portato a 100, a 60, quando gli vado a chiedere all'allievo, secondo te è più veloce o è più lenta questa qui, cioè l'ultima che ho fatto, no, a 60, di quella iniziale che era uguale a 60? La maggior parte delle volte mi dicono è più lento, nonostante sia lo stesso ritmo. mm,
è più lento perché si sono abituati a 100, ad andare a 100, quindi ad andare veloci e per Mm, riabituarsi a capire che quello era 60, dicono no, no, ma è 50 allora, non è 60. No, invece è 60, perché mm, cambia anche la percezione del tempo, ecco, perché il tempo è un dato di fatto, cioè 60 bpm sono 60 bpm, esatto. ma la percezione che ha ogni essere umano su quel tipo di tempo non è la stessa. Tant'è vero che molte volte noi, ad esempio, a me o te, possiamo dire che questa riunione è durata molto, io dico, è scorsa veramente molto in fretta. Tu magari puoi Mm. dire, però effettivamente è stata un po' lenta perché magari, non so, ti sei rotto un po' le scatole di sentire. Per esempio, no? Faccio un esempio con tanti quanti gli altri. Metto io come parte, diciamo, che lede. Eh. Cioè, magari mi sono un po' rotto le scatole di sentire Domenico, Eh, non passa eh, mai questa ok. riunione. Quindi è passato lo stesso tempo, ma abbiamo avuto una percezione completamente diversa. Mm. E lì, È vero. c'è molto da riflettere su queste cose. Il secondo punto invece che vado a toccare, sempre sul ritmo, è l'intensità. Ovvero, io do un colpo così, ma lo posso dare anche così, Mm, più forte o più debole, quindi la dinamica, no? La dinamica di un suono. mm, La dinamica di un suono che può diventare anche rumore, fastidio. Quindi noi, infatti, oltre ad andare a un certo ritmo, dobbiamo diciamo, individuare cioè, anche se un ritmo è lento, magari perché diciamo, vabbè, andiamo un po' più piano perché magari, sì, però potremmo dare comunque fastidio perché magari, ecco, siamo arrabbiati, ognuno magari sfoga la propria rabbia in un certo modo, no? Quindi c'è chi va a ritmo veloce, quindi certo, dice, come? magari ecco, A raffica, a mitraglietta, come si a dice. mitraglietta, sì, magari ecco, di un po' di parolacce a mitraglietta, oppure c'è chi effettivamente usa, diciamo, il suo nervosismo, sembrando pacato, quando in realtà si vede che c'è un'aria tesa, no? Mm, Ecco cosa, anche un silenzio è ritmo, ma in quel silenzio bisogna capire che tipo di silenzio c'è intorno a noi. C'è un silenzio che ci fa stare bene, ci fa stare male. Questo tempo non passa mai. Qui poi si entra nel fattore, diciamo che tu penso affronti molte volte il fattore solitudine, no? Quando si parla della mm, solitudine, si parla anche di silenzi, anzi certo. dell'eccessivo silenzio che sta intorno ad una persona. Mentre alcune persone che magari pensano di stare, belle in famiglia, tutti così a fare caciara, come si dice, no? Di no. Magari però si perdono il bello delle cose perché come dicevi tu prima, nelle cose futili, nelle cose Mhm, futili ci si perde, perché magari nel chiasso ci si perde, e quindi questo ritmo sì, è rapido, ti tiene sempre sul pezzo, però mm, cosa ne ricavi tu a fine giornata su una cosa del genere? mm. Oltre questo, diciamo, c'è un terzo elemento che vado ad immettere, ti faccio Ah, sentire per un esempio proprio pratico per chi ci ascolta. Ad esempio, se io faccio questo, è una cosa. Se io faccio questo, è un'altra cosa. Che significa che allo stesso tempo ho utilizzato due oggetti diversi in questo caso, ma ho utilizzato due suoni diversi, mm, cioè completamente diversi. Quindi il tempo che noi, ecco, dedichiamo a delle cose che possono essere importanti o futili e noi dobbiamo scegliere anche in questo ambito qua, no? Come, esatto, no, esatto. dici tu molte volte, no? Dobbiamo La- scegliere cioè, di avere magari anche poco tempo, ma di qualità. esatto, esatto. Giusto. Quindi scegliere tra, ora, in questi due oggetti che ho mostrato,
Qual è quello futile? Ovviamente quello futile sarà quello che non mi interessa suonare, ok? Ma se mi interessa suonare tutti e due? E lì c'è una Mm. bella domanda. Eh, Quando scegliere? infatti, Quindi, avendo magari poco tempo a disposizione, perché qui si parla, ecco, di tempo proprio a livello proprio globale, generale, no? Quindi, questi tre elementi che ho portato oggi qui, sono i tre elementi basilari, fondamentali, che spiego ai miei allievi, ovviamente i più piccoli in modo molto più semplice, elementare, perché i bambini piccoli arrivano in maniera molto diretta all'argomento, non hanno bisogno mm. di zigogolare le cose, non hanno bisogno Certo, di certo. grandi riflessioni. Loro ce l'hanno dentro il ritmo, glielo fai vedere come funziona e capiscono. È molto più Mm. semplice. Invece per un adulto, specialmente se strutturato già, quindi ti parlo di, diciamo, di fasce d'età, ecco, dopo l'adolescenza, dopo i 20 anni, quando cominci a diventare adulto, il cervello, diciamo, si forma completamente all'età più o meno di 25 anni, queste cose qui. Allora lì, se tu sei strutturato in un certo modo, poi per destrutturare un certo modus vivendi, chiamiamolo sempre così, Ah, ah, è un po' difficile far capire a volte alle persone, specialmente di una certa età, che le cose vanno vissute, non dico sempre in modo diverso, però con una visuale almeno a 360 gradi. sì, Eh, ci questo è sono... fondamentale. Ah, È sì, dimmi. fondamentale la visione a Certo, 360 gradi, sia quindi libera ecco, da limitazioni concettuali, percezioni limitanti, eccetera. sì, ed è una caratteristica che riscontriamo non solo negli anziani, ma anche nei giovani che ehm, prendono spunto dalle persone anziane. Quindi le persone più o meno, chiamiamoci di mezza età, io e te, diciamo, sui 45 stiamo. Quindi, no? Le persone, per esempio, della nostra età, vedo molte volte che ragionano per, però ancora hanno ancora questa mentalità, il posto fisso, tutte queste cose qua, diciamo che Mm, stagnanti per una società che sta andando avanti e c'è quello che noi chiamiamo il lifelong learning, no? Cioè, eh, noi impariamo nel corso di tutta la nostra vita, no? È stato visto anche sì, scientificamente che il cervello umano apprende fino alla fine. Ovviamente sì. non avrai la performance di quando hai 7-10 anni, però comunque, per esempio, se devi suonare la chitarra, non farai, ecco, il Brian May della situazione, Ah, però comunque si impara sempre, cioè si creano comunque nuove connessioni neuronali. E questo le persone non lo capiscono, pensano che la vita è fatta a compartimenti stagni. Cioè, trovo questo, ok, è finito. Cioè, ho studiato, ho finito. Basta, non devo studiare più durante tutta la vita. Adesso lavoro, trovo la scusa, non c'ho il tempo, e lì ecco che si cade poi sul tempo, sul ritmo, no? mm, Ah, e non c'è il tempo, le varie scuse, non c'è il tempo di fare questo, non c'è il tempo di fare quello, non c'è il tempo di leggere, non c'è il tempo di fare un'attività artistica che in realtà è una delle cose fondamentali che andrebbe fatte, no? Secondo un mio modestissimo parere. E quindi trovi queste persone che non hanno il tempo di fare mai nulla, quando in mm, realtà basterebbe anche cominciare a pensarle in modo diverso, ovvero anche cominciare a pensare a fare le cose un minuto al giorno. Eh, Io così, esatto, sì. io così ho cominciato, così ho cominciato a fare le cose un minuto al giorno. E poi piano piano scegliendo le cose che mi piacevano di più nella vita, ecco. Quindi bypassando le cose futili. Ma per cose futili cosa intendiamo? Eh, Sì, ci- perché il concetto di futilità può essere molto, molto vasto, no?
quello che può essere utile per me non lo può essere per te. Il problema Esattamente. credo che sia nel valore che queste attività ti portano, il valore tangibile, no? Che può essere legato all'apprendimento, al benessere interiore che ti porta una cosa, no? Allo studio, se tu hai bisogno di imparare, per esempio, una determinata materia, hai bisogno di sacrificare e di studiare costantemente. Quindi è un tempo che ti investi in quel momento, non è spiegato che ti porterà a un valore, ti porterà a un obiettivo futuro. Ovviamente è il concentrarsi sui i piccoli obiettivi, no? Quelli giornalieri, ti portano a concentrarti meglio, a impegnarti di più, perché concentrarti solo sull'obiettivo finale ti porterebbe a uno stress, ti porterebbe magari anche a una frustrazione, perché spesso queste attività sono un po' complicate, no? Le cose non sono mai veramente semplici. E se tu pensi all'obiettivo finale, potresti perdere anche un po' di motivazione lungo la strada. Certo, certo, ma No? poi quello che dicevamo prima, il fatto di comunque avere anche, ma poi i fattori obiettivi anche, no? Una cosa molto particolare. Sì. Eh, I fattori obiettivi, no? Io, prendo il mio tempo per arrivare a un determinato obiettivo. Ok, cioè sfrutto il mio tempo per arrivare a un determinato obiettivo. Ok. A volte, per esempio, mi sono capitati allievi, specialmente questi, diciamo, gli allievi che hanno sui 20 anni, ok? Vengono da me e a parole, no, Mhm. sono tutti molto pronti per affrontare questa avventura del canto. Io voglio fare il cantante di professione. Ok. Io sono uno che, diciamo, molto sui fatti, vado molto sui fatti, no? Quindi io, la mia educazione, cioè quello che do ai miei allievi è, ecco, mo abbiamo parlato del ritmo, cioè io devo dare quelle cose al mio allievo, cioè lui deve sapere che esiste un ritmo e cosa comporta questo ritmo vitale, Mm. cioè cosa Mm. comporta, poi arriviamo poi al fattore canto. Però cosa comporta? E come questo tanti altri settori come la respirazione, l'articolazione. Cosa mi comporta articolare meglio? Cosa mi comporta respirare meglio? Quindi noi sfruttiamo, quando insegno canto, sfrutto quell'ora che c'ha l'allievo per poter dire, guarda, che il mondo può essere visto anche da un'altra angolazione. Quindi quando mi viene l'allievo, no, tutto fomentato, che dice, ah sì, voglio Ah, fare il cantante, voglio... ah, Ovviamente, per ogni professione bisogna fare enormi sacrifici, per quanto ci può piacere una cosa, dobbiamo fare enormi sacrifici e noi lo sappiamo bene, no? Perché per fare quello che certo. facciamo noi oggi abbiamo dovuto fare tanti sacrifici, tanto studio, tanto studio, metterci la testa, cioè capire cosa può essere interessante, cosa non può essere interessante nella mia didattica di studio, perché poi creiamo noi una nostra didattica di studio. Non è che noi andiamo a fare un corso e a pappardella ripetiamo quello che abbiamo fatto a un corso ai nostri allievi. Non esiste una cosa del genere. Purtroppo vedo molte realtà così. Mm. Adesso va di voga questa cosa? Adesso ti faccio un esempio. Adesso va di voga il belting, no? Perché tutti a fare musical. Allora tutti a cantare come i musical. Non esiste una cosa del genere a livello educativo proprio, cioè io così, cioè uno vuole fare belting, sì, ma quella è una branca del canto, cioè vai a fare i musical e sai come devi fare, cioè ci sono i maestri proprio specializzati, insegnanti specializzati per questa cosa, ma se noi dobbiamo fare un insegnamento a 360 gradi, ecco, Mm. come capita a me e a te, dobbiamo dare una visione più ampia di tutto. E quindi io sono molto concorde su questa cosa qua di dare una visione ampia. Che succede? Che l'allievo quindi viene da me e vuole spaccare il mondo, ovviamente. Che succede? Succede che hanno una visione un po' distorta delle cose, anzi molto distorta, perché magari in famiglia gli viene insegnato devi trovare un lavoro che ti dia soldi, cioè devi trovare il soldo,
Mm, mm. poi non mi interessa se tu vai a lavorare in una fabbrica, ti spacchi la schiena, torni a casa, stai male e dici le peggio cose a tua moglie e ai tuoi figli. Non mi importa, secondo il genitore questa cosa qua è futile. Importa il soldo. E quindi quando vengono da me sti ragazzi pensano, io dico, qual è il tuo obiettivo? Cioè, cosa vuoi fare? Perché vuoi fare questo? Qual è il tuo obiettivo? E il mio obiettivo è fare soldi. Cioè, non è fare canto, cioè è fare soldi. Non è cantare il suo obiettivo, no, è fare soldi. Ah, quando mi viene posta questa cosa, io dico, ma se volevi fare soldi, cioè, se avevi questa cosa interiore di dover fare soldi, magari dovevi andare più su un aspetto finanziario, no? Certo, certo. Eh, ehm, Perché il canto la musica diventa uno strumento, non diventa la cosa principale. il canto diventa uno strumento, quando in Strumento. realtà i soldi sono uno strumento per poter fare Esatto, cose. Io per esatto. poter ovviamente pagarmi i miei corsi, no, ultra, perché costano comunque, diciamo, i corsi privati, oppure per, ecco, per potersi iscrivere all'università, per poter fare tante cose che uno vuole studiare, ovviamente devi investire dei soldi. I soldi cosa sono? Sono l'investimento che tu fai per il tempo che tu vai a consumare per un'attività che ti sta, cioè che ti dà gioia, cioè l'attività della tua vita. Non che come dice, il tuo traguardo debbano essere i soldi, perché sì, ci sono pure le persone che ragionano in questo modo perché gli piace il soldo, cioè gli piace proprio l'idea del denaro, no? Della ricchezza. Ma quello è un altro tipo di discorso, è uguale a chi gli piace il canto. Cioè, se ti piace fare un discorso sulla ricchezza, cioè ti piace proprio, senti proprio che vuoi fare una cosa così, ovviamente diventi un investitore, cioè vai a fare dei corsi specializzati per quello. Certo, Ma se tu vieni a cantare perché pensi che fai soldi, perché vedi i cantanti, ecco, i trapper, purtroppo oggi, diciamo, vediamo in televisione queste cose, no? Vediamo questi ragazzi che, per carità, vogliono dare un senso positivo alla fine, ma viene tutto bypassato da questa società che pensa sempre e solo a un unico obiettivo, cioè il soldo, come fare il soldo. Quando in realtà non è così. Come dicevamo sì. prima, il soldo è il I mezzo, soldi, i soldi sono uno strumento neutro alla è fine. uno La dei mezzi, differenza, sì. sì, è uno dei mezzi, uno strumento neutro che può essere usato in un modo buono o in un modo cattivo, dipende sempre dalla persona che è coinvolta in quel momento. Detto ciò, caro Domenico, io chiuderei qui Va perché bene. sono molto, molto curioso di sentire le considerazioni, gli spunti che possono venire dai nostri ascoltatori e Ah, visualizzatori. Quindi mettiamo ben venga. un po' di carne al fuoco, quindi magari ci Come possiamo no? rincontrare per un episodio 2. Volentieri, molto volentieri, caro Con Lorenzo. molto molto piacere. Quindi ti ringrazio tanto del tuo prezioso contributo, Grazie a te, grazie a grazie a te. te e arrivederci presto e grazie a tutti i nostri follower, no? I nostri spettatori. Grazie, grazie, grazie e seguiteci sul mio canale YouTube e sul mio sito internet rodolfoparlati.com. Grazie, a presto. Ciao, ciao Ciao. Domenico. Ciao. Ciao.